Buongiorno, siamo ancora ad O. La giornata inizia con una colazione vista a mare in compagnia dei gabbiani, che qui si sentono decisamente di casa. Un giretto veloce tra le casette rosse, qualche sguardo curioso e il tempo giusto per assaporare l'atmosfera. Poi i caschi si chiudono e si riparte per davvero. Ci troviamo nel paese più a sud delle Lofoten e davanti a noi c'è il primo giorno di esplorazione delle Lofoten del sud. Finalmente il sole decide di accompagnarci e chilometro dopo chilometro i colori iniziano a fare il resto. L'azzurro dell'acqua, il verde acceso, le montagne che sembrano buttarsi nel mare. Gli occhi si riempiono di meraviglia, di stupore e di quella sensazione che ti fa pensare: ok, sì, ne è valsa la pena. Siamo emozionati perché questo è solo l'inizio e già capiamo che queste isole sapranno sorprenderci. Lasciamo alle spalle O e curva dopo curva arriviamo a Reine, uno di quei posti che hai visto 1000 volte in foto e che dal vivo riesce comunque a sorprenderti. Proprio sopra Reine si trova uno dei trekking più famosi delle Lofoten, il Reinebringen. Si tratta di un sentiero breve ma impegnativo, reso celebre dalla vista spettacolare che si apre una volta arrivati in cima, sul villaggio di Reine e i fiordi circostanti. Oggi il percorso è attrezzato con una lunga scalinata in pietra di 1566 gradini, pensata per rendere la salita più sicura e proteggere l'ambiente. Non è proprio una passeggiata, richiede allenamento, passo sicuro e condizioni meteo favorevoli. Chi riesce ad arrivare fino in alto viene ripagato con uno dei panorami più iconici di tutto l'arcipelago, affacciato su Reine, i fiordi e il mare del nord. Noi per questa volta ci accontentiamo di ammirarlo da qua giù. E già così lo spettacolo è incredibile. It's possible, I know it's not too late. Been staring all these days ahead. You all know when the time when Il viaggio prosegue verso Amnoi e Sund, nel cuore delle Lofoten. La strada si snoda tra mare cristallino, case colorate e scorci che sembrano usciti da una cartolina. L'aria è fresca e pungente, ma il sole cambia tutto. I colori si accendono, il paesaggio prende vita e ogni curva regala una nuova meraviglia. Vedere le Lofoten così illuminate dalla luce riempie il cuore di una gioia difficile da spiegare. it's not too late.
Attraversiamo la zona di Flagstad, una delle più selvagge e autentiche delle Lofoten. Qui il paesaggio cambia ancora, spiagge bianche, acqua turchese e montagne scure che scendono dritte verso il mare. Flagstad è fatta di piccoli villaggi di pescatori, silenzio e spazi aperti. Un luogo dove la natura domina tutto e ti invita a rallentare, a guardare, a respirare. Con il sole alto questi colori sembrano quasi irreali. È il nord che sorprende ancora una volta mostrando il suo lato più luminoso. Riding deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep traveling on. Can barely stand on 2 feet. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Qui si trovano alcune delle spiagge più famose dell'arcipelago, come Rambergstranda, nota anche come Ramberg Beach, e Skagsanden. Si tratta di lunghe distese di sabbia chiara affacciate sul mare dai colori caraibici. Verrebbe quasi voglia di fare un bagno. Tell me, what is this place? Countless people, but not one familiar face. Skagsanden è anche uno dei punti di riferimento per il surf alle Lofoten, onde potenti, acqua fredda e surfisti che sfidano l'Artico tutto l'anno, protetti solo da mute spesse e da tanta passione. Intorno piccoli villaggi di pescatori, silenzio e natura pura. Con il sole questi luoghi diventano ancora più sorprendenti e ti fanno dimenticare di essere così a nord. Flagstad è così, aspra, luminosa e incredibilmente viva. Best keep to traveling on. Best keep to traveling on. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Proseguendo lungo la costa, arriviamo a Nusfjord, uno dei villaggi di pescatori meglio conservati delle Lofoten. Oggi è considerato un vero e proprio villaggio storico, con le tipiche rorbuer, le case dei pescatori, dipinte di rosso e giallo, affacciate sul fiordo. Nusfjord è una proprietà privata e l'accesso al villaggio è a pagamento. L'ingresso contribuisce alla conservazione delle case, dei moli e delle strutture originali legate alla pesca del merluzzo. Un tempo qui la vita ruotava interamente intorno al mare e alla pesca. Oggi Nusfjord è diventato anche una meta turistica con un museo, botteghe e alloggi tradizionali. Noi lo osserviamo dalla strada senza entrare, ma anche da fuori si percepisce il fascino di un luogo che racconta in silenzio la storia delle Lofoten. La strada tra Nusfjord e Ballstad è semplicemente meravigliosa. L'asfalto corre accanto a un mare cristallino dai colori caraibici così limpido da togliere il fiato. L'acqua è ferma, trasparente e riflette il cielo e le montagne intorno. È uno di quei tratti in cui vorresti fermarti ogni 100 metri, perché ogni sguardo non è mai abbastanza. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own.
Arriviamo a Ballstad, un villaggio di pescatori che sorprende subito per i suoi colori. Qui le case sono dipinte, decorate, una diversa dall'altra. Non è solo una scelta estetica, i colori fanno parte della tradizione nordica, ma oggi raccontano anche un luogo che si è aperto alla creatività. Negli ultimi anni, Ballstad ha attirato artisti, fotografi e viaggiatori, trasformandosi in un paese vivo, originale e pieno di personalità. Tra mare, pesca e colore, Ballstad mostra un volto diverso delle Lofoten, meno silenzioso ma altrettanto autentico. Come avrete notato, ci sono tantissime strutture in legno. Le Lofoten sono da secoli legate alla pesca del merluzzo. Ogni inverno, tra gennaio e aprile, milioni di merluzzi artici, lo Screi, arrivano qui dal mare di Barents per la riproduzione. Dopo la pesca, il merluzzo viene appeso alle tipiche strutture in legno, chiamate yell, per essere essiccato all'aria fredda e pulita del nord. Il processo dura diversi mesi, sfruttando solo vento, sale naturale del mare e basse temperature. Solo una parte di questo pesce resta in Norvegia, mentre la maggior parte viene esportata soprattutto verso il sud Europa. In Italia lo conosciamo bene, è il merluzzo che diventa stoccafisso. Guardando queste rastrelliere in legno si capisce quanto la vita qui sia sempre stata scandita dal mare, dal clima e dal ritmo delle stagioni. Il nostro viaggio continua. La strada scorre sotto le ruote e, come spesso succede, non è solo asfalto, è silenzio, vento, pensieri che fanno chilometri insieme a noi. Anche qui il nord non fa sconti. Il meteo cambia idea velocemente e il sole del mattino lascia posto a una pioggia rapida e un po' antipatica, che ci accompagnerà fino a sera. Arriviamo a Denningsvær sotto una leggera pioggerella e ci dirigiamo subito verso uno dei suoi luoghi più iconici, il famoso campo da calcio. Si trova su un piccolo isolotto circondato dal mare e senza delle vere tribune intorno. Qui non conta lo stadio ma la posizione. Acqua, rocce e montagne fanno da cornice a uno dei campi più fotografati al mondo. Nato come semplice campo per la comunità locale, oggi è diventato un simbolo delle Lofoten. Anche con il cielo grigio e la pioggia leggera, resta un luogo unico dove lo sport incontra un paesaggio davvero incredibile.
Henningsvær ci è sembrata davvero una cittadina viva e movimentata, con negozi, caffè e pescatori al lavoro. Ci è piaciuta molto, ci siamo ripromessi che se un giorno torneremo ci fermeremo qui per una notte per assaporare l'atmosfera con calma e goderci ogni dettaglio senza fretta. Mai dire mai. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. The empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the weather Sono diretti separati. Qua. could you stay Non si vede la moto. willow tree when I asked you? Un po' di privacy. Adesso andiamo a fare un giro. Volevo farvi vedere come abbiamo cannato la stanza, perché è carina, Oggi però, male. però è un po' piccola, non ci sta niente. Siamo accampati, ci siamo consolati con della birra Lofot Pilsner delle Lofoten. Fantastico. Sì, fantastica come tutte le birre qua. E niente, siamo un po' fuori dal centro, per cui adesso andiamo, facciamo 2 passi per sgranchire le gambe o andiamo in moto. No, andiamo a piedi, facciamo un attimino muovere le gambe perché Ci sta. ci sta. Vediamo cosa offre Svolvær. Cosa stai mangiando, Ami? Piatto messicano perché mi sembrava il meno peggio di tutto il resto. Le pizze avevano dei nomi che volevano copiare le nostre pizze italiane, ma c'è ben poco di italiano. E niente, ti saprò Proviamo. dire dopo. Allora, la cena com'è andata? Piccante. Era molto piccante, buona. Adesso stiamo andando a piedi a cercare la statua della moglie del pescatore. E siamo finiti in una zona dismessa. Però sembra corretta la strada. Però Google ci dà questa strada, continuano a passare auto, quindi siamo sulla giusta via. Si spera. Si spera sempre. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share. Eccoci arrivati alla statua Fiskarkona, la scultura per i pescatori o le mogli dei pescatori. È una donna che aspetta suo marito pescatore che rientra dal mare. È girata verso il mare in saluto ai pescatori. E c'è un gabbiano sulla testa Quello non fa parte. che non fa parte della statua, esatto. The likes of me, I can't help but recall. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy. Gente pazza. Noticing lately we've been half-hearted. E dopo questa lunga passeggiata a Svolvær la giornata si chiude. 3 chilometri percorsi, sole, pioggia e meraviglia continua.
Andiamo a dormire stanchi, ma con gli occhi e il cuore pieni di gioia. Le Lofoten del Sud ci hanno accolto regalandoci emozioni forti, colori incredibili e momenti che porteremo con noi a lungo. Domani ci aspettano le Lofoten del Nord, nuove strade, nuovi paesaggi, nuove storie da vivere. Andiamo a dormire con quella sensazione bella di trepidazione, perché qui ogni giorno può diventare indimenticabile. E prima di chiudere vogliamo regalarvi un'ultima emozione, alcune immagini speciali viste dall'alto che raccontano queste isole da una prospettiva diversa. Un grazie di cuore al nostro amico Roberto per averci omaggiato di queste foto e di questi video che rendono ancora più magica questa giornata.